Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati oggi in compagnia del dottor Di Primio di Apice Piante. Stiamo parlando di ulivi e soprattutto stiamo parlando di una cosa fondamentale, ovvero di potatura. In questo caso Roberto ci parlerà della potatura a vaso, giusto? A vaso, sì, potatura a vaso è il nome stesso che ce lo dice. Noi in questo caso vogliamo dare la forma di un vaso, quindi una forma espansa, quindi questi rami che si portano a 45 gradi verso l'alto e formano una chioma fatta a vaso. I rami quanti sono? Quindi la primissima cosa, dal tronco all'altezza di circa 1 metro, quando la pianta è piccola viene tagliata e partono questi rami. Io ne allevo 3 o 4 e li porto ad avere un'inclinazione di 45 gradi. La potatura a vaso è una potatura meravigliosa perché mi porta tanta luce al centro della chioma, quindi la chioma è illuminata in tutte le sue parti e soprattutto è illuminata al centro. È esattamente l'opposto della potatura a monocono. Andiamoci a vedere anche il video sulla potatura a monocono, perché nella potatura a monocono invece io faccio un asse centrale e diciamo la luce è tutta all'esterno della pianta. Tipo albero di Natale. Tipo albero di Natale. Il vaso è esattamente il contrario, ma diciamo, ma perché uno fa un sistema o l'altro? Allora, la potatura a vaso è una potatura più espansa, dà più luce alla chioma, però se c'è una zona dove nevica molto, queste branche, che noi chiamiamo così i rami principali, ad opera del peso della neve possono collassare e quindi il mio albero si può rompere. Nella potatura a monocono invece è una potatura più raccolta, l'albero ha una forma appunto albero di Natale, quindi chiaramente si capisce benissimo come che quando c'è la neve questo può non essere di nessun problema, perché la neve mano a mano va all'esterno e cade poi per terra, quindi la pianta non viene danneggiata da questo evento atmosferico che è molto importante. Quindi diciamo che in linea di massima centro-nord, diciamo, uno potrebbe fare più la potatura monocono, diciamo centro-sud, diciamo, si preferiscono le forme espanse e le forme appunto a vaso. Qui vediamo un olivo allevato appunto a vaso, varietà bello. coratina. Quindi vediamo tutte le branche laterali che crescono quindi inclinate e vediamo come appunto questi rami poi sono penduli, quindi alla parte esterna della chioma questi rami tendono a pendere e diciamo sul ramo che pende l'anno successivo c'è ecco, la fruttificazione. Ecco, vediamo qui la fruttificazione. Quest'anno non è particolarmente abbondante perché abbiamo avuto un'estate troppo calda e siccitosa e quindi la pianta, quando va in crisi, quando va in carenza, lascia cadere le olive prima di morire. C'è un meccanismo di autodifesa, quindi qui siamo in un impianto senza irrigazione. C'era una marea di olive, c'erano all'inizio della primavera perché abbiamo avuto una fioritura abbondantissima, però purtroppo appunto a causa della siccità molte olive sono cadute, quindi quest'anno diciamo il raccolto sarà medio o basso, appunto perché abbiamo avuto queste temperature elevatissime durante l'estate. La pianta non ne ha risentito tanto, però la produzione certamente sì. Quindi l'olivo è una pianta molto molto resistente, è resistente un po' sia al freddo che al caldo, diciamo, come pianta, e poi soprattutto la pianta verde è bellissima. Ecco, poi qua si può vedere anche il diverso colore delle diverse varietà, perché sono varietà che hanno un colore verde più giallo, delle varietà che hanno un colore verde più intenso, varietà che hanno diciamo una forma, una bellezza diversa. Un po' l'ulivo è un po' come le persone, insomma, sono tutte una diversa ma molto diversa dall'altro, e se impariamo a riconoscerla sappiamo riconoscere anche queste varietà anche dalla loro forma e dalla loro foglia. Ecco, un'ultima cosa che chiedo a Roberto è la produzione di olive fra un sistema e l'altro, fra il monocono e il vaso, è identica o vi è una un po' più produttiva? No, non è uguale. Il monocono abbiamo produzioni più basse, magari 10, 15, 20 kg a piante, si può arrivare anche ai 30 kg a seconda della dimensione della pianta, però abbiamo più piante per ettaro, quindi per singola pianta la produzione del monocono è più bassa, però per ettaro è più alta. Perché ci stanno più piante. Ci stanno più piante. Viceversa nel vaso abbiamo per singola pianta produzioni più importanti, quindi noi in Abruzzo non abbiamo piante grandissime, quindi le nostre piante possono fare i 30, i 40, fino anche arrivare ai 100 kg massimo. Invece in Puglia abbiamo delle piante grandissime dove si può andare dai 100 ai 200 ai 300, 400 kg per pianta, ma sono alberi molto più grandi e piantati anche molto più larghi. Quindi nel vaso abbiamo produzioni più alte per singola pianta, però poi per ettaro la produzione è più bassa perché l'impianto è meno intensivo, quindi si piantano all'incirca metà delle piante per ettaro.
quindi sono due impostazioni, diciamo. Quindi diverse. alla fine però il risultato, se io ho 10.000 metri quadri e voglio ottenere X chili di tonnellate, in questo caso di olive, la resa su 10.000 metri che faccio in un modo o nell'altro è identica, giusto? Allora, nel tempo, dopo 20-30 anni si equivalgono, diciamo, le rese, perché anche il vaso ho messo meno piante, ma intanto la chioma nel tempo è diventata grande, quindi va a coprire più superficie. Sul breve? Sul breve invece vince il monocono decisamente, perché per i primi 10 anni è molto più produttivo, perché ci sono più piante, le piante piccole che producono prima. Bene, allora abbiamo soddisfatto anche questa curiosità o meno, è una cosa importante per colui che vuole mettere, diciamo così, nel proprio campo parecchi olivi per una produzione. Quindi abbiamo visto i due tipi diversi di produzione, con una potatura a monocono e con una potatura a vaso. Alla fine di questo video, come sempre, mettiamo un bel pollice all'insù se l'avete ritenuto utile per voi e per gli altri. Ciao, alla prossima!